voi vuole o deve studiare le coniugazioni dei verbi regolari in italiano ma non sa da dove cominciare? Con questo video sono certa di poterti semplificare la vita. Vedremo insieme più di 30 verbi irregolari raggruppati per somiglianze. Inoltre, nella descrizione del video troverai un PDF con tutti i verbi che vedremo insieme, lo potrai scaricare e avrai così una base su cui studiare. Prima di iniziare iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. In questo video vedrai i verbi la cui terza persona è vanno, fanno, danno, stanno e quindi andare, fare, dare, stare e anche il verbo dire. Poi vedremo i verbi che aggiungono una G, quelli che aggiungono una H e quindi che finiscono con care e gare e i verbi che aggiungono ISC. Allora, diamo una breve occhiata alle 3 coniugazioni dei verbi regolari in italiano, così per ricordarci che i verbi in italiano sono formati da una radice e una desinenza. Qui vedete le desinenze colorate con diversi colori in base alla similarità fra le persone. Su queste 3 desinenze non mi soffermo molto perché do per scontato che se siete alla ricerca dei verbi irregolari abbiate già imparato le coniugazioni dei verbi irregolari. Però per chi volesse rinfrescare la memoria, nel PDF da scaricare trovate anche questo schema. Allora, rullo di tamburi, cominciamo con il verbo andare. Il verbo andare è un verbo irregolare, ma guardiamolo bene. La sua irregolarità la troviamo nella radice, perché come vedete evidenziato in verde, le desinenze sono quelle che appartengono alla categoria dei verbi nare. Inoltre la prima e la seconda persona del plurale hanno anche la radice regolare, quindi dobbiamo memorizzare in particolar modo le prime persone singolari, io vado, tu vai, lui o lei va, mentre noi e voi sono completamente regolari, noi andiamo, voi andate. La terza persona ci stravolge un po', loro vanno. Questo vanno a cosa ci fa pensare? A fanno, danno, stanno, come suonano strani. Ragion per cui vediamo anche questi 3 verbi, così da metterli nella nostra testa sotto la stessa categoria. Il verbo fare. Anche in questo caso guardate l'evidenziato verde. L'irregolarità sta nella radice, le desinenze sono quelle che conosciamo per i verbi nare. E dunque io faccio, tu fai, lui, lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. Così come vanno e anche danno, il nostro prossimo verbo dare. Stesso discorso, le desinenze sono regolari. Anche la radice è per lo più regolare, tranne la seconda persona singolare. Leggiamolo. Io do, tu dai, lui, lei dà, noi diamo, voi date, loro danno. Così come stanno. Prossimo verbo. Io sto, tu stai, lui, lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Quindi, per ricapitolare, questi primi verbi li mettiamo tutti tra quei verbi che hanno la terza persona plurale strana. Quindi vanno, fanno, danno, stanno. Poi passiamo a quei verbi che possiamo raggruppare sotto la categoria dei verbi che aggiungono una G, come venire. Osserviamo le parti evidenziate, vediamo che in verde abbiamo le desinenze regolari che appartengono alla categoria dei verbi in ire. Quindi anche in questo caso l'irregolarità è nella radice e ce ne sono ben 2. Abbiamo una G ma anche una I alla seconda e terza persona singolare. Quindi io vengo, tu vieni, lui, lei viene, noi
veniamo, voi venite, loro vengono. Quindi la G alla prima e l'ultima persona e la I che salta fuori alla seconda e terza persona singolare. Ma nonostante tutto vedete in giallo le radici che restano regolari. Per questo verbo c'è un piccolo appunto di fonetica per quanto riguarda la pronuncia della G, che in questo caso viene pronunciata G, quindi con un suono duro, G, perché è seguita da una O. Quanti verbi abbiamo come venire? Vediamo. Tenere. Tenere ha esattamente le stesse irregolarità di venire. Vediamo, io tengo, la G alla prima persona, tu tieni, lui, lei tiene e quindi la I in queste due persone, noi teniamo, è regolare, voi tenete, è regolare, loro tengono, aggiungiamo una G. Ma ancora rimanere, rimanere al contrario dei due precedenti verbi aggiunge solo una G alla prima e all'ultima persona. Il resto delle radici restano regolari e quindi io rimango, tu rimani, lui o lei rimane, noi rimaniamo, voi rimanete, loro rimangono. Un ultimo verbo che volevo mostrarvi è il verbo spegnere, il contrario di accendere. Il verbo spegnere è un po' particolare. Vedete in giallo le radici e quindi in giallo la radice che non presenta irregolarità, mentre alla prima e all'ultima persona, lì dove aggiungiamo una G, accade una sorta di inversione. Anziché spegn, la radice è spen e quindi io spengo, tu spegni, lui, lei spegne, noi spegniamo, voi spegnete, loro spengono. Questo è un verbo un po' particolare. In alcune zone d'Italia mi è capitato di sentire spengi al posto di spegni, che è evidentemente un suono più difficile. Simile al verbo spegnere, anche scegliere. Io scelgo, tu scegli, lui, lei sceglie, noi scegliamo, voi scegliete, loro scelgono. Quindi in verde le desinenze che restano regolari, in giallo le radici che restano regolari e abbiamo soltanto la prima e l'ultima persona ad essere totalmente irregolari, sia nella radice sia perché aggiungiamo la G. Un ultimo verbo di questa categoria, il verbo salire. Salire mantiene la sua radice regolare, la vediamo in giallo, e aggiunge la G alla prima e all'ultima persona, proprio come tutti gli altri che abbiamo visto. E quindi io salgo, tu sali, lui, lei sale, noi saliamo, voi salite, loro salgono. Vediamo il verbo dire prima di passare all'ultima grande categoria di verbi. Per facilitare la memorizzazione di questo verbo, cosa possiamo dire? Vediamo le radici. Fatta eccezione per la seconda persona plurale, voi dite, tutte le altre persone hanno come radice dic. Io dico, tu dici, lui, lei dice, noi diciamo, voi dite, loro dicono. Sì, direte voi, ma la pronuncia è diversa. Vediamone il motivo.
La C, quando è seguita da vocali, può avere un suono dolce, C, o un suono duro, C. Basti ricordare che davanti la I e la E il suono è dolce. Da qui la diversa pronuncia del verbo dire. Ricordiamo questa regola, teniamola a mente perché ci servirà anche per la prossima categoria di verbi. I verbi in care e gare che aggiungono una H. Ecco un primo esempio. Cercare. Io cerco, tu cerchi, lui, lei cerca, noi cerchiamo, voi cercate, loro cercano. In realtà potremmo definire questo verbo quasi regolare perché l'aggiunta della H ha una ragione fonetica, ovvero ci serve per mantenere il suono duro, per mantenere la K. Se non ci fosse la H alla seconda persona singolare e la prima del plurale, non potremmo pronunciare tu cerchi, noi cerchiamo, ma dovremmo pronunciare tu cerci, noi cerchiamo. Invece, per mantenere il suono K, abbiamo bisogno di interporre la H tra la C e la I. Questa è una buona notizia perché ci basta ricordare la pronuncia per ricordare di aggiungere una H tra la C e la I. Stesso discorso per il verbo pagare, dove anche in questo caso per poter pronunciare tu paghi, noi paghiamo, abbiamo bisogno di interporre una H tra la G e la I, altrimenti dovrei pronunciare tu paggi, noi paggiamo. Sono molti i verbi che necessitano di una H alla seconda persona singolare e prima persona del plurale, alcuni dei quali li vediamo qui in basso nella nostra slide. Giocare, elencare, navigare, negare, sporcare, caricare, pregare, litigare, praticare. Per finire questa carrellata di verbi irregolari, un'ultima categoria, quella dei verbi che aggiungono isk. In questo caso l'irregolarità consiste nell'aggiunta della ISC tra la radice e la desinenza. Vediamo il verbo finire. Io finisco, tu finisci, lui, lei finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono. Come per gli altri verbi, vediamo in verde le desinenze che sono regolari e in questo caso anche la radice lo è, ma dobbiamo interporre isk tra la radice e la desinenza per tutte le persone tranne la prima e la seconda del plurale, dove abbiamo in questo caso noi finiamo, voi finite, quindi totalmente regolari. Per quanto riguarda la pronuncia, la regola è la stessa che abbiamo visto per la lettera C e la lettera G, ovvero quando isk è seguito da una I e una E abbiamo un suono che possiamo definire dolce, questo sh. Quando invece isk è seguito dalla A, la O, la U e la H, abbiamo un suono che possiamo definire duro e quindi isk, come io finisco e loro finiscono. Sono molti i verbi ad avere questa particolarità, alcuni li vediamo qui in basso. Agire, colpire, guarire, inserire, definire, preferire, spedire, suggerire, costruire, definire. Allora, per riassumere, abbiamo messo insieme i verbi che alla terza persona plurale ci sembrano strani, come vanno, fanno, danno, stanno.
e quindi andare, fare, dare, stare. Abbiamo visto poi verbi che aggiungono una G alla prima e all'ultima persona, come venire, tenere, rimanere, spegnere. Quelli che aggiungono una H che finiscono in care e gare, come cercare e pagare. Quelli che aggiungono isc e solo soletto il verbo dire. Spero di esserti stata utile. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, se hai dei dubbi scrivilo nei commenti e se ancora non ti sei iscritto, clicca sulla campanellina. Grazie, a presto!